Ciao, sono Anna e questo è My Italian Circle. Guarda, io proprio non lo capisco. A volte è affettuoso, socievole, allegro, ha uno spirito ottimista e magari il giorno dopo è scontroso, irritabile, antipatico, cattivo. Ha due personalità diverse. Ma di chi parli? Ma come? Di lui? Welcome to the second episode of our special series for beginners. Thematic vocabulary with just a dash of grammar, something ready to use for your conversation. Today, we'll learn adjectives and phrases used to describe someone's personality. At the same time, we'll learn how to give good advice. Se fossi in voi, ascolterei con attenzione. Che tipo sei? Italiano A1 A2. Qual è il tuo tipo ideale? Vorresti una persona con i piedi per terra o un sognatore? La persona giusta per te deve essere un tipo romantico o più concreto? What is your ideal type? Would you like a down-to-earth person or a dreamer? Should Mr. or Miss Right be romantic or more practical? Oggi ho fatto questa domanda ad alcune persone. Sentiamo cosa mi hanno risposto. I asked this question to some people today. Let's hear their answer. Il mio ex era egocentrico, pensava solo a se stesso. Era esigente e irritabile, non era mai contento e si arrabbiava facilmente. Ora vorrei una persona generosa, che pensi anche a me, dolce e paziente. Deve essere anche amante degli animali. Deve andare d'accordo con il mio Attila. Alright, let's analyze what Elena says. Lots of useful adjectives. Il mio ex era egocentrico, pensava solo a se stesso. My ex was self-centered, he thought only about himself. Ego means self, so egocentrico is literally someone who puts himself or herself at the center. Self-centered. Era esigente e irritabile, non era mai contento e si arrabbiava facilmente. He was demanding and irritable. He was never happy and got angry very easily. Ora vorrei una persona generosa che pensi anche a me. Now, I'd like a generous person, someone who cares about me too. Dolce e paziente. Sweet and patient. Deve essere anche amante degli animali. He must also be an animal lover. Deve andare d'accordo con il mio Attila. He must get on well with my Attila. Amante degli animali. Animal lover. We can say amante di for anything. For example, io sono un amante dei gatti. I am a cat lover. Diana è un amante delle gite in montagna. Diana loves mountain hikes. Andare d'accordo means to get along. Non vado d'accordo con la matematica. I don't get along with maths. Marco non va d'accordo con il suo capo. Marco doesn't get on well with his boss. Lucia e Sandra vanno molto d'accordo. Lucia and Sandra get along very well. Watch out! Andare d'accordo is different from essere d'accordo. Essere d'accordo means to agree. In Italian we use the verb to be, essere, plus d'accordo, which can be translated more or less as in agreement. That's why Italians often say I am agree to mean that they agree. We literally translate in our heads sono d'accordo.
Thanks to Elena, we learned several positive adjectives. Generoso, dolce, paziente, contento, and a few negative ones. Egocentrico, esigente, irritabile. We also learned a couple of new expressions. Amante degli animali, animal lover, and andare d'accordo, to get along. Now, Pamela. Il mio tipo ideale? Deve essere affidabile e avere i piedi per terra. Voglio una persona realistica, non con la testa fra le nuvole. Deve essere un lavoratore e al tempo stesso romantico. Pamela wants someone reliable, affidabile, and down to earth. Avere i piedi per terra is literally to have one's feet on the ground. The opposite of a dreamer. That's why she's not interested in someone with the head in the clouds. Una persona con la testa fra le nuvole. He also has to be hardworking, un lavoratore. And why not? Romantico. Now, you already know quite a few words, so start thinking about the characteristics of your ideal partner or friend. In Italian. I'm going to show you a list of words and expressions. You can pause the video and think your own phrases in Italian. You can write them in the comments below. Now let's hear what Francesco has to say. Sono un uomo fortunato. Mia moglie è la mia donna ideale, allegra, ottimista, indipendente. Ha anche un grande senso dell'umorismo e vede sempre il bicchiere mezzo pieno. Francesco è fortunato. He is a lucky man. His wife is allegra, cheerful, ottimista, optimistic, indipendente, independent. Watch out for the spelling of the Italian word indipendente, not independente. His wife has also a great sense of humor and she always sees the glass half full. E voi siete ottimisti? Scrivetelo nei commenti. And now it's Michele's turn. Io sono un po' timido e insicuro, così spesso mi piacciono persone dal carattere forte ed estroverso. Forte però non vuol dire arrogante. Mi piacciono le persone aperte che sanno ascoltare gli altri. Michele says that he's a bit shy and insecure, timido e insicuro. So he often likes people with a strong and extrovert character. Un carattere forte ed estroverso. Strong, however, does not mean arrogant. He likes people who are open-minded. Gli piacciono le persone aperte, who know how to listen to others, che sanno ascoltare gli altri. We have now learned another group of adjectives. I'm going to show them on the screen and, just as you did before, you can pause the video and think about your own personality. Try and tell me something about yourself. Siete persone aperte? Avete il senso dell'umorismo? Forza, ditemelo nei commenti. The next step is to learn how to give and ask for advice, a very useful skill in our target language. In order to do that, we need to become familiar with the present conditional tense, il condizionale presente. Ciao Viola, come stai? Ciao Sandra, tutto bene, ma potrei chiederti un consiglio? Un consiglio? Cosa vorresti chiedermi? Vorrei andare un paio di giorni a Venezia. Forse potrei invitare anche Marina. Tu cosa ne pensi? Io chiederei a Carla. Dovrebbe essere libera questo fine settimana. Secondo me Marina ha un caratteraccio. Hai ragione. Potrei invitare Carla invece.
Ma non so, tu cosa faresti al mio posto? Al tuo posto andrei da sola. Viola wants to go to Venice for a couple of days. Vorrei andare un paio di giorni a Venezia. She would like to invite Marina, but she's not sure. Forse potrei invitare anche Marina. So, she asked Sandra for advice. Vorrei chiederti un consiglio. Tu cosa ne pensi? Sandra advises her to invite Carla instead. She should be free this weekend. Io chiederei a Carla. Dovrebbe essere libera questo fine settimana. According to Sandra, Marina has a bad character. Secondo me, Marina ha un caratteraccio. Viola asks Sandra what she would do in her place. Tu, cosa faresti al mio posto? If she were Viola, Sandra would go alone. Al tuo posto andrei da sola. Dovrei, vorrei, potrei, chiederei, vorresti, faresti are all examples of condizionale presente. Il condizionale presente is mainly used to express a wish that can still be fulfilled. Inner dialogue: vorrei andare a Venezia. A polite request or invitation. Inner dialogue: potrei chiederti un consiglio? Advice or personal opinion. Inner dialogue: al tuo posto andrei da sola. A doubt or supposition. Inner dialogue: Carla dovrebbe essere libera. Other examples to get you familiar with the concept. A wish: vorrei che tu venissi con me. I wish you'd go with me. A polite request: mi presteresti la tua bicicletta? Would you lend me your bike? Or an invitation: verresti al cinema con me? Would you go to the cinema with me? Advice: al tuo posto io comprerei una macchina nuova. In your place, I'd buy a new car. If you want to translate the English if I were you, then say se fossi in te. Se fossi in te, comprerei una macchina nuova. A doubt: il cinema dovrebbe essere qui vicino. The cinema should be nearby. So, now you know that when you order a glass of red wine from the waiter, you are using the condizionale presente. Vorrei un bicchiere di vino rosso. Condizionale presente. Farei, faresti, farebbe, faremmo, fareste, farebbero. Chiederei, chiederesti, chiederebbe. Chiederemmo, chiedereste, chiederebbero. Capirei, capiresti, capirebbe. Capiremmo, capireste, capirebbero. This is the conjugation of regular verbs, but often the conjugation is irregular. For example, many verbs lose their a or e in the endings. Let's look at the verb andare. Io andrei, tu andresti, lui andrebbe, noi andremmo, voi andreste, loro andrebbero. Many common verbs follow this pattern: dovere, potere, sapere, vedere, cadere, vivere. Other common verbs take a double R. Our example is bere, to drink. Io berrei, tu berresti, lui berrebbe, noi berremmo, voi berreste, loro berrebbero. As you can see, the present conditional of bere is not very similar to the conjugation of its present indicative. Io bevo, tu bevi, lui beve, noi beviamo,
Voi bevete, loro bevono. Rimanere, tenere, tradurre, venire, volere all take a double R in the present conditional. Patrons, you'll get more examples and exercises in your special PDF. If you're not a patron and you'd like to become one, you can find the link in the description below and at the end of the video. You will also get the full transcript and translation of all our videos. Time to practice! I'll ask you for some advice. You have to answer using the condizionale presente. Oggi ho lavorato troppo e sono stanca. Ora vorrei rilassarmi un po'. Se fossi al tuo posto, farei un bagno caldo. Vorrei andare via un paio di giorni. Dove potrei andare? Se fossi in te, andrei a Firenze. Mi piacerebbe bere un buon vino rosso. Cosa mi consigli? Io berrei un bel Valpolicella. Here we are at the end of our lesson on the conditional present tense. I hope you found it useful. Clearly, the conditional has other uses as well, but we will see them in future videos. Se fossi in voi, studierei bene la coniugazione. If you haven't subscribed to our channel yet, do it now. We'll keep you company and we'll learn Italian together. Ciao!